Le grandi disgrazie non mi rattristano granché. Ho visto la guerra molto da vicino e scavalcavo i cadaveri senza provare pietà. Le grandi brutalità della natura o degli uomini possono farci gridare di orrore o indignazione, ma non ci danno quella stretta al cuore, quel brivido che corre lungo la schiena alla vista di certe piccole cose strazianti. Il dolore più violento che si possa provare è certamente la perdita di un figlio per una madre o della madre per un uomo. È qualcosa di feroce, terribile, che travolge e dilania. Tuttavia da queste catastrofi si guarisce, come da grandi ferite sanguinanti. Ma certi incontri, certe immagini, certi momenti, certi dolori segreti, certi crudeli scherzi del destino possono smuovere dentro di noi un intero mondo di pensieri dolorosi e spalancano all'improvviso la misteriosa porta delle sofferenze interiori, complicate e incurabili. Ancor più profonde perché sembrano innocue, ancor più cocenti perché sembrano quasi impercettibili, ancor più tenaci perché sembrano artefatte, e lasciano nell'anima come una scia di tristezza, un sapore amaro, una sensazione di disincanto che impieghiamo molto tempo a scrollarci di dosso. Ho sempre davanti agli occhi 2 o 3 cose che altri certamente non avrebbero notato e che mi sono entrate dentro, come lunghe, sottili, incurabili punture. Potreste forse non comprendere l'emozione che queste fugaci impressioni mi hanno lasciato. Ve ne racconterò solo una. È molto antica, eppure viva come fosse ieri. Può darsi che sia stata la mia sola immaginazione ad alimentare il mio turbamento. Ho 50 anni. All'epoca ero giovane e studiavo legge. Un po' triste, un po' sognatore, naturalmente incline alla malinconia. Non amavo i caffè rumorosi, i compagni chiacchieroni e le ragazze frivole. Mi alzavo presto e uno dei piaceri più grandi era passeggiare da solo, verso le 8 del mattino, nel vivaio dei giardini del Lussemburgo. Voi non l'avete mai visto quel vivaio. Era come un giardino dimenticato di un altro secolo, incantevole, come il dolce sorriso di una vecchia signora. Alte siepi separavano gli stretti sentieri regolari, tranquilli passaggi tra 2 mura di foglie meticolosamente potate. Le grandi cesoie del giardiniere modellavano instancabilmente quelle pareti di rami e qua e là si incontravano aiuole di fiori, filari di piccoli alberi schierati come scolari in passeggiata, splendidi cespugli di rose o file di alberi da frutto. Un intero angolo di quel delizioso boschetto era abitato dalle api. Le loro casette di paglia, disposte con cura su assi di legno, aprivano al sole porte grandi quanto l'ingresso di un ditale, e lungo i sentieri si incrociavano insetti dorati e ronzanti, padroni assoluti di quel luogo pacifico, instancabili abitanti di quei tranquilli corridoi. Ci andavo quasi ogni mattina, mi sedevo su una panchina e leggevo. A volte lasciavo cadere il libro sulle ginocchia, per sognare, per ascoltare Parigi vivere intorno a me e per godermi l'infinita tranquillità di quei pergolati d'altri tempi. Ma presto mi accorsi di non essere l'unico a frequentare quel luogo non appena i cancelli si aprivano, e talvolta mi ritrovavo faccia a faccia all'angolo di un cespuglio con uno strano vecchietto. Portava scarpe con fibbie d'argento, pantaloni a ribaltina, una rendigot color tabacco di Spagna, un pizzo a mo' di cravatta e un improbabile cappello grigio a tesa larga coperto di pelo, che faceva pensare al diluvio universale. Era magro, molto magro e ossuto, tutto smorfie e sorrisi. I suoi occhi vivaci tremavano sotto il movimento continuo delle palpebre e teneva sempre in mano uno splendido bastone dal pomo dorato, che doveva rappresentare per lui un magnifico ricordo. Quest'uomo anziano mi stupì dapprima, poi mi incuriosì enormemente. Lo osservavo attraverso le pareti di foglie, lo seguivo da lontano, fermandomi all'angolo del boschetto per non farmi vedere. E una mattina, credendosi completamente solo, si mise a fare strani movimenti, prima qualche piccolo saltello, poi un inchino. Quindi batté con la sua gamba esile un passo ancora sorprendentemente agile.
Poi cominciò a ruotare, con grazia, saltellando e dimenandosi in modo buffo, sorridendo come davanti a un pubblico, facendo piccoli vezzi, arrotondando le braccia, torcendo il suo povero corpo da marionetta e rivolgendo al vuoto piccoli inchini, teneri e ridicoli allo stesso tempo. Stava ballando. Rimasi pietrificato dallo stupore, chiedendomi chi di noi due fosse pazzo, lui o io. Ma all'improvviso si fermò, avanzò come fanno gli attori sul palcoscenico, poi si inchinò arretrando con sorrisi graziosi e baci teatrali che lanciava con la mano tremante alle 2 file di alberi potati, e riprese la sua passeggiata con serietà. Da quel giorno non lo persi più di vista e ogni mattina ripeteva il suo incredibile esercizio. Mi venne un folle desiderio di parlargli. Mi feci coraggio e dopo averlo salutato gli dissi: «Che bella giornata oggi, signore!» Si inchinò. «Sì, signore, è proprio un tempo d'altri tempi». 8 giorni dopo eravamo amici e conobbi la sua storia. Era stato maestro di danza all'opera durante il regno di Luigi XV. Il suo magnifico bastone era un dono del conte di Clermont e quando si parlava di danza non smetteva più di chiacchierare. Poi un giorno mi confidò: «Ho sposato Madame Castries, signore. Ve la presenterò se volete, ma viene qui soltanto nel pomeriggio. Questo giardino, vedete, è il nostro piacere, è la nostra vita, è tutto ciò che ci resta del passato. Ci sembra che non potremmo più vivere senza di lui. È qualcosa di antico e distinto, non trovate? Mi pare di respirarvi un'aria che non è cambiata dai tempi della mia giovinezza. Mia moglie e io vi trascorriamo tutti i pomeriggi. Io però ci vengo già dal mattino perché mi alzo presto». Appena finito di pranzare, tornai ai giardini del Lussemburgo e vidi il mio amico che offriva cerimoniosamente il braccio a una vecchietta vestita di nero, alla quale fui presentato. Era la Castries, la grande ballerina amata dai principi, amata dal re, amata da tutto quel secolo galante che sembra aver lasciato un profumo d'amore nel mondo. Ci sedemmo su una panchina di pietra. Era il mese di maggio. Un profumo di fiori aleggiava tra i sentieri curati. Un bel sole scivolava tra le foglie e seminava su di noi larghe gocce di luce. L'abito nero della Castries sembrava bagnato di chiarore. Il giardino era deserto. Da lontano si sentiva il rumore delle carrozze. «Spiegatemi dunque», dissi al vecchio ballerino, «che cos'era veramente il minuetto?» Lui trasalì. «Il minuetto, signore, è la regina delle danze, è la danza delle regine, capite? Da quando non ci sono più re, non ci sono più minuetti». E cominciò in tono pomposo un lungo elogio entusiastico del quale non compresi quasi nulla. Volevo che descrivesse i passi, tutti i movimenti, le pose. Lui si agitò, nervoso e desolato, esasperato dalla sua incapacità. Poi all'improvviso, voltandosi verso la sua antica compagna, ancora silenziosa e seria: «Elise, ti va? Vuoi mostrare al signore com'era?» Lei si guardò intorno inquieta, poi si alzò senza dire una parola e si fermò di fronte a lui. Allora vidi qualcosa di indimenticabile. Si muovevano avanti e indietro, con grazia d'altri tempi, sorridendosi a vicenda, ondeggiando, inchinandosi, saltellando come 2 vecchie bambole mosse da un antico meccanismo un po' guasto, costruito molto tempo prima da un abilissimo artigiano secondo lo stile del suo tempo. E io li guardavo, col cuore turbato da sensazioni straordinarie e l'anima commossa da un'indicibile malinconia. Mi sembrava di assistere a qualcosa di tenero e straziante, l'ombra fuori moda di un secolo scomparso. Avevo voglia di ridere e di piangere. Ma all'improvviso si fermarono. Avevano concluso il loro ballo. Per qualche secondo rimasero uno di fronte all'altro, col volto tremante per l'emozione,
poi si abbracciarono, in lacrime. Tre giorni dopo partii per la provincia. Non li rividi mai più. Quando tornai a Parigi 2 anni più tardi, il vivaio era stato distrutto. Che fine avevano fatto senza il loro amato giardino, coi suoi sentieri labirintici, il suo profumo d'altri tempi e le graziose curve dei pergolati? Erano morti? Vagavano per le strade moderne come esuli senza speranza? Oppure continuavano a danzare il loro vecchio minuetto tra i cipressi di un cimitero, lungo sentieri costeggiati di tombe, sotto la luce della luna. Il loro ricordo non mi ha mai lasciato, mi accompagna ancora, mi resta dentro come una ferita. Il perché non lo so. Potrà forse sembrarvi ridicolo, vero?